Verso metà agosto un mio cliente con il quale insomma siamo anche diventati amici, dopo essersi affezionato ai miei video, decide di passare le vacanze qui da me. Abbiamo fatto sotto la mia tettoia delle serate bellissime, spaghettate col padellone, però mi dice almeno un giorno stacca dal lavoro e passiamo una giornata all'aria aperta e in famiglia. Ebbene, sabato ho deciso di portarlo a Papasidero. Abbiamo passato una giornata bellissima e spero che vedendo il video anche voi vi rilassiate. Non è stato soltanto uno spettacolo per il cibo, per la natura, ma come sono arrivato a Papasidero in questa azienda turistica è tutto un altro mistero che scoprirete alla fine del video. Fatemi sapere quali sono state le vostre impressioni dopo averlo guardato e i vostri commenti. Buona visione! Poco più di un'oretta di auto e siamo giunti a Papasidero, questo paese di poco più di 600 anime nel Parco Nazionale del Pollino, e proprio nei pressi dell'importante sito archeologico della Grotta del Romito c'è l'azienda agricola La Fontanella. Siamo arrivati verso le 12:30, ancora non c'era nessuno, si vede già un bellissimo panorama di verde e abbiamo parcheggiato al fresco vicino a un pollaio. Vedete qui sotto sulla destra c'è una bellissima frescura, vedo anche dei tavoli posizionati direttamente sotto le piante, quindi immagino che si possa mangiare anche qui, li vedete qui in alto. Poi ci sono altri tavoli sotto una tettoia all'aperto e questa è l'entrata classica in pietra, tutto caratteristico. Ci sono dei bei tavoli rustici con un panorama mozzafiato. Faccio un breve tour all'interno, pure qui è molto accogliente, c'è l'aria condizionata, quindi certamente si può mangiare anche dentro, però io quando ho prenotato ho scelto insomma di stare all'aperto, lo sapete benissimo che mi piace, e questo tavolo centrale è quello che ci hanno riservato, pertanto ci accomodiamo. C'è l'antipasto della casa, che sarebbe un piatto, una portata singola a persona con tanti assaggini dei nostri prodotti, affettati, formaggi, frittelle, sottoli, queste cosine qua. Mentre come primi piatti abbiamo i fusilli col sugo di cinghiale, oppure i cavatelli con sugo di salsiccia e funghi galletti. Mentre come secondo alla brace possiamo fare la costata di maiale, il pollo o eventualmente il vitello fatto sulla pietra ollare, con contorno di patate e peperoni o insalata mista. E eventualmente c'è anche il cinghiale al sugo. E io di primo prendo i cavatelli con i galletti e salsiccia. Salsiccia e funghi Ok. galletti, sì. E io di primo mi prendo i fusilli col sugo di cinghiale. Un fusillo con il sugo di cinghiale. Quindi Come sono panne. 2 cavatelli e 2 fusilli e un il fusillo col semplice. semplice, col sugo semplice. E nel frattempo che abbiamo ordinato, il locale si è riempito sia all'interno che all'esterno. Qui c'è una bella griglia e nel frattempo arrivano gli antipasti, belli, ricchi, colorati e profumati. E questo è il mio piatto. L'idea era di prendermi direttamente il primo, però quando Matteo, il proprietario, mi ha spiegato che fanno tutto loro, dai salumi, dai formaggi, la ricotta, non ho resistito alla tentazione. Con le mani si mangia Il questo. bicchiere più grande. Com'è? Buonissimo. Buonissimo. Crocchia? Sì. Perché le chiederà adesso qualche ricetta. Va bene, non c'è niente di male. Sul tavolo alla mia destra dei simpaticissimi signori mi hanno riconosciuto e il marito scherzosamente ha detto sicuramente mia moglie la disturberà per chiedere qualche ricetta. In realtà la loro compagnia è stata davvero piacevole e sono stati degli ottimi compagni di tavolo. Ragazzi, la ricotta è praticamente calda, una nuvola che svanisce subito all'interno del vostro palato lasciando quell'aroma, quel gusto di freschezza, di latte e di prodotto genuino. A seguire invece vado ad assaggiare queste crocchette calabresi. In realtà è un mix di patata e pecorino all'interno con una frittura davvero super leggera. Le mani assolutamente non restano unte e il gusto è quello povero ma ricco, quello che voi conoscete benissimo e che vi faccio riscoprire spesso con le mie ricette. Ed è il momento dei fiori di zucca in pastella. La pastella all'esterno è morbidissima, anche loro non sono per niente unti e quando li mettete in bocca, ragazzi, quella morbidezza, quel profumo di campo
è davvero qualcosa di spettacolare. Daniele conferma anche lui. Non vi ho detto che Daniele in realtà arriva dalla Germania, però di origini è calabrese. Se n'è andato via quando era poco più di un bambino e un po' come tutti gli emigranti ci tiene alle tradizioni e all'amore che ha lasciato nella sua terra, che non ha mai dimenticato e che rivive ogni volta che ritorna. È il momento di assaggiare la soppressata, rossa, dolce, detta la regina dei salumi calabresi. Il suo gusto è inconfondibile, delicato, si sente addirittura, si riesce a percepire il sapore del fuoco, del fumo del camino che si accende per farle aiutare a stagionare. È davvero un sapore che ti riporta indietro. A me non è nuovo, ma sono sicuro che quando l'assaggia chi non la mangia tutti i giorni sicuramente rimarrà estasiato. C'è silenzio, si sentono soltanto le cicale, ogni tanto interrotto dallo scrocchio dei peperoni cruschi. Guardate che bel capocollo, marezzato perfettamente, equilibrata la parte di grasso e si vede la lacrima. Il sapore, ragazzi, è inutile, ogni boccone conferma le aspettative. Sono prodotti genuini, semplici e autentici. Bocconcino di mozzarella, pane casereccio, devo dire che comunque non mi sono affatto pentito di averlo preso questo antipasto, tutto molto semplice, non si sono inventati nulla e questo è il bello. Fettina di pane caldo con l'anduia sopra. Adesso guardate che bel colore, bello rosso, vado ad assaggiarla, si percepisce bene sia il gusto che la piccantezza equilibrata. E qui c'è Matteo, instancabile, dalla mattina lo sto vedendo sempre costantemente in movimento, fa sempre qualcosa ed ho subito capito che è lui il comandante della nave, in ottima compagnia dei suoi 4 figli e della moglie che si occupa della cucina. Mi ha spiegato che oltre a questo agriturismo, a questo ristorante, fanno tante altre cose che poi mi farà vedere. Invece proprio qui sotto al locale c'è un bellissimo parco avventura. Questo è il fusillo col cinghiale. Adoro il cinghiale. Lo adori? Già a vedere questo piatto si conferma che Pietro ha fatto davvero un'ottima scelta. A lui piace tanto la carne di cinghiale, i fusilli sono rigorosamente fatti a mano, le porzioni abbondanti. C'è pure la braciola. Com'è? E mi sono anche singelato del fatto che non è che l'avete fatta abbondanti perché ci sono io, mi hanno confermato invece di no, che per tutti sono così generose, proprio perché vogliono far gustare nelle giuste quantità i loro piatti. E certamente sulla tavola non poteva mancare il peperoncino tagliato sott'olio e il formaggio pecorino. La fine del mondo. E così arrivano anche i miei cavatelli con il sugo di salsiccia fresca e funghi galletti. Il profumo è pazzesco, sono una specie di gnocchi ma in realtà sono senza patate, vengono fatti soltanto con acqua calda e farina. I funghi galletti invece sono molto versatili e come li fai sono buoni. Un pochettino di piccante, poi ci mettiamo il pecorino calabrese. La felicità di Daniele esce da tutti i pori, ha riscoperto il gusto antico del quotidiano. In Germania ti mancheranno queste cose? Mi mancheranno. Quando me ne vado mi metto a piangere, già mi commuovo adesso. Buon appetito a tutti. E ha ragione Daniele, come fai a non commuoverti sapendo che devi lasciare tutto questo? Guardate che bella forchettata, i pezzi di salsiccia sono ben definiti, il profumo invitante e È spettacolare il cavatello perché si sente davvero il gusto della farina, c'è soltanto, come vi dicevo prima, acqua tiepida e sono davvero consistenti, non sono morbidi come quelli di patata, forse per questo mi piacciono anche di più, rapprendono bene il sugo e poi quel fungo galletto con il sapore così delicato si sposa benissimo con la salsiccia. Devo dire che non è una cosa tanto comune trovarli nei ristoranti, per questo non appena me li ha elencati li ho subito scelti, perché bene o male i fusilli li mangio spesso, però il sugo con i galletti e con la salsiccia mi ha davvero incuriosito. Mi dicevano i ragazzi che cambiano spesso menù e propongono quello che hanno del giorno.
Pertanto magari quando chiamate per prenotare informatevi su quello che hanno. Beh, adesso ve lo posso dire. Non c'è bisogno che lo dici, si vede. E non ce ne siamo neanche accorti e il piatto si è svuotato. Poi questo video glielo mandi al nonno. E Pietrolino, che invece è più lento a mangiare, si sta gustando i suoi fusilli al cinghiale, anche per prendere forza, perché quando gli ho detto che c'è il parco avventura ha subito prenotato. Una cosa che non prendo quasi mai quando vado a mangiare fuori è il pollo, ma quando Matteo mi ha detto che sono i suoi polli e li fa sulla brace, e allora non ho desistito e abbiamo ordinato tutto questo per noi. Pollo giallo ruspante, preventivamente marinato e poi fatto sulla brace, sarà qualcosa di spettacolare. Il pollo ha bisogno di una cottura lenta in modo che penetri fino al cuore, pertanto viene adagiato su questa griglia e poi viene avvicinata sulla brace e gli lasciamo tutto il tempo necessario affinché raggiunga la cottura ottimale con la classica rosolatura all'esterno. E nel frattempo che il pollo si cuoce, Matteo invita me e Pietro ad andare a raccogliere un po' di frutta. Ci sono dei fichi freschi che non possono mancare come fine pasto. Andiamo a raccogliere i fichi, vieni a raccogliere i fichi. Vai, qua c'è pulito. Scusa, vorrei fare una domanda. Dimmi. Ma quelle pecore sono tue? Te le vuoi portare? Te la vuoi adottare una? Volevo chiedermi se c'avevi un agnello. Certo che ce l'ho l'agnello, com'è? E là, vedi che... Quanti giorni posso avere per il ritiro dell'agnello? Terra? Sì, voglio l'agnello. Ah, vuoi l'agnello da mangiare? No, No, Da portare via? da crescere. Oh. Allora non ti preoccupare. E ti diamo proprio una pecorella. no, mi piace l'agnello. E deve essere grandicello, se no... Sì. Allora, affare fatto? Affare fatto, sì. E caro Matteo, ci siamo messi in un bel guaio. Tu gli devi dare la pecora e a me toccherà costruire il box per l'adozione di questa pecorella. E commentate per il video. Ma posso vederle? Sì, vedi. Sono giù, si vede, no? Da qui. Guarda dove sono, là, guarda. E allora, se volete vedere come andrà a finire con l'adozione della pecora, scrivetemi. L'agnello mi va bene la pecora. Tieni, portatele tu, tieni. Io i figli. Ce la fai? Attento. Fagli vedere, fagli vedere. Ecco qua. Allora, Bravo, se Pietro. l'agnello non me lo puoi dare, va bene la pecora. Ma la pecora hai meno fastidi, hai capito? In che senso? E nel senso che la pecora già mangia da sola. Dai. Appunto. Bene. E questo è il motivo. Cosa si può mangiare la pecora? La pecora la mette nel giardino e ti pulisce tutto. E meno male che ho il cofano pieno, se no mi toccava caricare pure la pecora oggi. Nel frattempo che abbiamo raccolto i fichi, abbiamo fatto una bella chiacchierata, il pollo, guardate come si è rosolato. Quindi andiamo a tavola perché ci viene subito servito. La passione di Pietro sono proprio le alette. Inizia con la forchetta e col coltello per poi passare subito alle mani. Questo è il piatto di Daniele e il mio mi è toccato casualmente coscia e sottocoscia. E quando il prodotto è di qualità, un signor pollo fatto sulla brace con della legna profumatissima, non penso che abbia bisogno tanto di presentazioni. Rosolato al punto giusto, bollente appena uscito dalla griglia, mi sono leggermente pentito che non ne ho preso 4 pezzi, perché volevo soltanto assaggiarlo, ho detto, ma mi sono davvero pentito dopo il primo morso, perché è succulento, è gustoso, questo grazie anche alla buona marinatura che hanno fatto in precedenza. E se venite da queste parti chiedete, e se c'è assolutamente non desistite.
ve lo garantisco io. A proposito, se venite da queste parti, quando prenotate, sappiate che presso questa struttura potrete anche pernottare, perché hanno delle camere, oppure potete arrivare in tenda, perché hanno anche il campeggio, e fare il rafting, perché fanno anche questo. Ragazzi, qui non dormono, è una famiglia che lavora con passione e sapranno accogliervi al meglio. Daniele ha aggiunto al pollo anche peperoni e patate, questa è ormai una bandiera per i contorni calabresi, e arrivano poi sul tavolo i fichi che abbiamo raccolto neanche mezz'oretta fa. E purtroppo, per fortuna, siamo pieni, altrimenti ce li saremmo finiti davvero tutti. E mannaggia le tentazioni, avevo già ordinato il caffè, ma mi dice Matteo, è un pezzo di torta con la crema pasticcera, le pesche e l'anguria non l'assaggi? Come non l'assaggi? È fatto in casa, l'assaggio sì. Volevo accompagnare Pietro per fare il percorso nel parco avventura, ma mi sacrificherò, ho mangiato questo pezzo di torta per evitare di rompergli i cavi d'acciaio, farò fare il percorso soltanto a Pietro e io lo assisto con la telecamera. Guardate qui all'interno questa pietra cosa rappresenta e scrivetemelo nei commenti se l'avete visto. Che bello! Dove stai andando, Pietro? Al parco avventura migliore di sempre. È giusto 5 minuti a piedi, sotto al ristorante c'è il parco. Vai, fammi vedere, vai. Chiudilo. Vai, sei coraggiosissimo, ce la farai, ce la farai. Salterai come un grillo, vai, vai, vai. Che pronto, Pietro? Io sono Emanuele, sarò la vostra guida. Questa qua è l'imbragatura. L'imbragatura è formata da questi 3 elementi. E dopo la formazione che ha dato Matteo, tutti i ragazzi sono in sicurezza e Pietro si può iniziare a divertire ad affrontare questo percorso davvero strepitoso in mezzo alla natura, e sono certo che a fine percorso avrà digerito i fusilli al cinghiale. Eccolo. E mo stai. Ovviamente i percorsi sono 3, quindi non solo i bambini possono divertirsi, ma anche i grandi. Dai, un commento a caldo. Invito tutti i bambini a lasciare i videogiochi ad andare al fantastico e fantasticissimo Parco Avventura Pollino da Vivere. Come si è divertito. Ma la pecora? Pietro, dove stiamo andando? Stiamo andando a scegliere la mia pecora. Perché oggi adotti una pecora allora? Sì. Caro Matteo, te l'avevo detto che era un testadura. Allora. Quello lì. Questa più avanti e questa con le corna, dai. Questa con le corna? Ma qui sotto chi è quello? E questa è con la campanella. Quello questo qui. Questa? Questa qui. Ah, ok. Vabbè, aggiudicate. Vabbè. Cosa si fa per amore dei figli? Pecora scelta, e tra qualche giorno mi toccherà venire a prenderla. E prima di andare via, Matteo ci teneva a farmi vedere l'area di sosta camper. Qui ci si può fermare con le tende, con il camper, e da qui c'è anche la preparazione per la discesa con il rafting, che è una delle attrattive principali del fiume. Quindi, come potete ben capire, quando arrivate a Papasidero avete una giornata piena di impegni piacevoli che potete gestirvi come meglio crediate, dal buon cibo all'avventura e allo sport. Vi metto nelle descrizioni del video tutti i riferimenti dell'azienda. Venite a fare rafting a Pollino da Vivere. Poi facciamo escursioni in acqua, che sono delle sorgenti d'acqua, che questa qua per esempio è proprio in questa gola qui sotto, vedi?
che la stiamo preparando per far sì che le persone, le famiglie, ci vanno senza orologio. Senza telefono. Senza telefono, da lì il telefono non piglia. No, giusto per qualche Quindi foto, per l'abbiamo rilassarsi. eliminato da solo, però il fatto di non avere l'orologio, se si vogliono fermare un po' di più, possono rimanere quando vogliono, questo è. Poi lì alla parte agricola. Che abbiamo assaggiato questo, quindi Sì. qua possiamo testimoniare appieno. Va bello anche d'inverno, guarda con la neve. L'inverno sì. Sì. E qui Matteo che cosa c'è? Qui c'è praticamente la parte più importante. Dove passi il tempo, dell'agriturismo alla siccome Fontanella. tempo ne hai da perdere, lo vieni a passare. Quindi quello che ho mangiato viene, Abbiamo quello questi che ho mangiato ortaggi- viene da qua, in pratica. ortaggi che volevo far vedere, che facciamo il bio praticamente. Tutto a centimetro zero. Sì. Guarda qua, pomodori. E qua in montagna il gusto dei pomodori, ragazzi, è strepitoso, totalmente diverso. Gioli. Quello è il poverello bianco, famoso A poverello proposito, bianco. Matteo, quando fa freddo venga a mangiare una tagliatella e fagiolo col Benissimo, poverello lo bianco, può ma fare- dobbiamo vedere da quando la fai, fino a quando me la La mangi. facciamo pure adesso perché a noi ancora abbiamo i poverelli bianchi dell'anno scorso, riusciamo ad averli. E fino mi a- devi promettere che mi porti a tartufo, così facciamo Come? vedere che tartufi Questo- ci sono in Calabria. Questo quando vuoi, in qualsiasi momento possiamo andare. Grazie mille, gentilissimo. Oh ragazzi, se prenotate da queste parti, fateglielo presente che avete visto l'attività su questo video, così riceverete da loro certamente un trattamento particolare. Ma prima di salutarvi vi devo dire ancora qualcosa. Se oggi vi ho raccontato questa bella storia, in fondo è grazie a Maria. Maria in pratica mi segue dal Brasile e suo cugino è il proprietario del ristorante dell'azienda agrituristica La Fontanella e mi ha detto vienici a trovare là. Se oggi sono qua, quindi dal Brasile, grazie ai miei video che Maria seguiva, sono arrivato fin qua. Abbiamo passato una giornata bellissima e adesso vi faccio fare un saluto anche da Maria. Maria, dici qualcosa. Obrigado, Gianluca, por vir aqui no restaurante La Fontanella, A Papasidero. a Papazidero, no Bivio Avena, in Calabria. Invitiamo tutti. Invitiamo tutti a venire. È stato molto gentile e simpatico. Grazie. E E voi molto accoglienti. In português, em português. Ok. E eu sugiro a todos que vejam o sítio no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde ele coloca muitas receitas, faz a gente ver vários lugares muito bonitos. Enfim, ele é uma pessoa muito boa e eu gostaria que vocês pudessem seguir. Obrigado. Segui-lo. Ciao dalla Calabria, ciao. Ciao a tutti.